Costiera Amalfitana, un posto meraviglioso, siamo venuti qui per provare il Fest 44, uno degli ultimi modelli di Casa Beneteau, una barca veramente molto interessante. Eccola qui che ci sfila dietro le spalle. Per provarla chiaramente qualcuno ci ha dovuto fornire la barca e tutto quello che serve per fare le nostre prove. Voi considerate, noi abbiamo bisogno di 2 giorni per provare una barca. Quindi ci siamo rivolti alla Spartivento, che è il maggior importatore di Beneteau in Italia e in particolare è il dealer che più di altri si è specializzato nei Fest. La maggior parte dei Fest che sono stati venduti in Italia li hanno venduti loro e infatti ci hanno fornito questa barca che è il primo esemplare di Fest 44 che arriva in Italia e questo grande catamarano che ci serve non solo come alloggio ma anche come barca appoggio. Per cui prima di andare a provare la barca, a mostrarvela, a farvela vedere nel dettaglio, io vi lascio per pochissimi secondi in compagnia con la Spartivento che vi spiegherà chi sono. Ci vediamo dopo. Spartivento è una tra le prime società di noleggio e vendita di barche a vela e catamarani in Italia. Abbiamo 120 barche distribuite in 6 basi charter, dalla Sicilia alla Toscana. Con i nostri 10 uffici siamo concessionari Beneteau, Jeannot e Lagoon. Spartivento, esperti di nautica dal 2001. Fest 44 2022, la prima barca arriva qui in Italia nel 2023 proprio dalla Spartivento che, come abbiamo detto, è la società che ci sta ospitando per farcela provare. La barca è disegnata da Roberto Biscontini e Lorenzo Argento. Biscontini per quanto riguarda la carena, le linee d'acqua e le appendici, Lorenzo Argento per quanto riguarda la coperta e gli interni. È una barca che ha richiesto un lunghissimo studio. Roberto Biscontini, che è un nome non molto conosciuto al grande pubblico, pensate che lo chiamano lo scienziato, è un uomo che per 25 anni ha disegnato barche di Coppa America, perciò è uno che ci capisce parecchio e mi diceva: guarda Maurizio, quando io ho lasciato la Coppa America e ho cominciato a disegnare questo tipo di barche pensavo che fosse una passeggiata, dice ci metterò niente per farlo dopo che sei arrivato da barche complesse come quelle che fanno la Coppa. Dice beh, mi sono ricreduto subito, disegnare una barca del genere è complicatissimo, infatti per fare questo progetto ci sono venuti 2 anni tra Biscontini, Argento e lo studio di progettazione della Beneteau, che è uno studio con tante persone dentro e ognuna di queste deve analizzare e risolvere tutta una serie di problemi che hanno a che vedere da una parte con le performance della barca e dall'altra con la comodità e la facilità d'uso dell'imbarcazione, perché queste sono le caratteristiche che una barca come questa deve avere. Deve essere molto veloce, per cui deve essere divertente, ma al contempo deve essere comoda e facile da usare e per quanto io sto vedendo mi sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto. Cominciamo a studiarla. Partiamo da prua. A prua troviamo subito un gavone delle vele, non è enorme, però c'entrano un paio di vele, c'entrano tranquillamente. A prora via del gavone delle vele ci dovrebbe essere il pozzo delle catene, ma non c'è lo sportello. Il pozzo c'è, ma lo sportello no. Perché? Perché questo pozzo delle catene, come stanno facendo diversi progettisti in questo periodo, è portato proprio all'estrema prua, dove non c'è più lo spazio per mettere uno sportello, per cui l'accesso a quel pozzo delle catene è dal gavone delle vele. Il pozzo è veramente molto grande, è molto profondo, quindi è impossibile che la catena si possa accumulare e andare a incastrarsi sotto il verricello come succede spesso sui pozzi delle catene se sono più piccoli. Il paletto qui era avere una cabina di prua enorme, come in effetti è, poi lo andremo a vedere. Per ottenere tutto questo spazio a prua ad Argento non è rimasto altro che applicare questo piccolo trucco che, come abbiamo detto, stanno applicando diversi progettisti su diversi modelli di barche. Lasciato il triangolo di prua, che è abbastanza grande per poterci andare a lavorare anche in regata, trovo i 2 passavanti che sono piuttosto ampi, liberi, perché le sartie, come ormai succede su tutte le barche, arrivano a bordo scafo, e quindi trovo l'albero. L'albero, attenzione, Biscontini l'ha portato più indietro. Ultimamente gli alberi erano messi più o meno in questa posizione. Lui l'ha spostato più indietro per avere una randa
un po' meno potente e una vela di prua invece più potente. Bilanciare meglio la barca e renderla più facile da portare, sempre perché qui bisogna tenere conto che in questa versione qua, che è la versione standard, io devo pensare che può essere portata anche da una famiglia, ovvero sia da uno pratico e alcuni che gli danno una mano ma che pratici non sono. Abbiamo parlato di versioni, la Beneteau non le chiama più versioni, le chiama programmi. Questa barca ha 2 programmi, il programma standard, che è questo dove stiamo ora, e il programma performance. Le 2 barche hanno lo stesso laminato, quindi lo stesso scafo, ma poi, come vedremo, sono profondamente diverse l'una dall'altra. Poi, sempre spostandomi verso poppa, posso notare i 2 passauomo che servono la dinette e altri passauomo che sono il bagno, la cabina di prua. Insomma, i passauomo, questi sono quelli tradizionali. Poi vedremo quando andiamo a vedere gli interni che ce n'è un altro invece che non è tradizionale e secondo me è molto importante. A questo punto andiamo in pozzetto e vediamo la barca da quella prospettiva. Qui, come vediamo, arriviamo in pozzetto che, vedete, è veramente molto grande. Qui una cosa intelligente, il passavanti che arriva largo fino all'estrema poppa, un gradino che mi fa scendere sul piano di calpestio senza bisogno che io passi sulle panche del pozzetto. Perché questo pozzetto è così grande? È così grande perché il baglio massimo rimane praticamente intatto fino all'estrema poppa. Voi pensate che l'hanno stretto di appena 2-3 centimetri per una questione estetica, cioè perché così la barca era un pochino più affusolata, se no da progetto sarebbe stato proprio largo 4,25 m, esattamente quanto è largo il baglio massimo, e questo è il motivo per cui ho questo pozzetto veramente molto grande. È un pozzetto dove ho questa zona che è la zona timoneria con le 2 colonnine oblique molto carine, ma soprattutto molto bello e molto pratico è questa console. Ho 2 console con 2 strumenti diversi, cioè il multifunzione ce l'ho qui e ripetuto là, ma lì ho dei pulsanti che qui non ci sono. Qui ho l'elica di prua, il controllo motore e una cosa molto intelligente che ha voluto questo armatore, la possibilità di alare e varare l'ancora da qua. Qui c'è il contametri e 2 tasti. Siccome il pozzo delle ancore è molto grande, come abbiamo detto, non c'è bisogno che ci lavori nessuno, io posso governarla da qua. Governare l'ancora da qua vuol dire essere totalmente autonomi quando io mi vado a mettere in rada. Vediamo la parte gavonatura. Io qui ho un grande boccaporto, questo boccaporto mi dà accesso al garage. L'accesso principale è qua dietro dall'estrema poppa. Io faccio scendere la piattaforma di poppa, la spiaggetta, che come vedete è piuttosto grande, e ho la bocca d'entrata del garage. Qui dentro c'entra un tender da 2 metri perfettamente gonfio. 2 metri non è un gran tender, però se lo volete più grande ne mettete uno più grande ma gonfio, che lo gonfiate quando arrivate nella zona da crociera. Altro portello è questo, che dentro c'è la bombola del gas. Un ultimo portello che trovo sul piano di calpestio è quello laggiù. Lì c'è la zattera autogonfiabile. È un buon compromesso, non è l'ideale, però è un buon compromesso perché il gavone non è particolarmente profondo, per cui io la zattera riesco a tirarla su con una certa facilità, la metto in verticale e me la trascino fino a poppa, una cosa che si può fare facilmente, la può fare anche una persona non particolarmente robusta. Questa qui invece è la zona degli ospiti, con le 2 panche che possono accomodare tranquillamente 3 persone, un pochino meno comode si arriva anche a 4, e ha questa cuscineria, è un option ma prendetela perché è veramente comoda, è proprio pensata benissimo, ci si naviga che è un gran piacere. Al centro il tavolo con le ante aperte, permette di mangiare sia chi sta qui che chi sta dall'altra parte, perché va da una parte e dall'altra. E poi la bocca d'entrata. La bocca d'entrata, ovvero sia il tambuccio, da diversi anni nella Beneteau è molto lungo. Perché è molto lungo? Perché permette di mettere la scala più obliqua, il che fa sì che io possa scendere in perfetta sicurezza anche guardando avanti. Invece se la scala fosse più ripida dovrei scendere sempre guardando di poppa. E adesso appunto io vi mostrerei gli interni. E adesso andiamo a vedere gli interni. Come vedete questi sono interni veramente da
barca da crociera fino a un certo punto, perché comunque stiamo su un performance per cui le sue particolarità ce l'ha, ma sono degli interni fatti veramente molto bene, molto piacevoli, molto ben rifiniti. Le particolarità però sono più di una. La prima e più importante è questa: qui non c'è il divano a C, ma c'è questi due divanetti con il tavolo centrale, che mi permette di poter mangiare stando seduto sull'asse longitudinale dell'imbarcazione, che è una cosa più comoda. Il tavolo messo in questa maniera con i due divanetti facilita anche il posizionamento di questo contralbero. Come abbiamo detto prima, l'albero è portato più a poppa, quindi il contralbero si allontana molto dalla paratia di prua e si trova proprio al centro della dinette. Se avessi messo il tavolo tradizionale, questo qui sarebbe stato al suo centro e sarebbe stato piuttosto scomodo. L'altro effetto di questo divano in questa maniera è questo passaggio molto largo, veramente molto comodo. La barca è venduta in una sola versione, due cabine di poppa pressoché gemelle, quella di sinistra è leggermente più larga, il letto è leggermente più largo di quella di dritta, e una grande cabina di prua, una cabina di prua con il letto centrale, dove mi rimane piuttosto semplice potermi sedere o sull'angolo del letto o sulla panca che gli sta lateralmente per potermi cambiare, e sempre da quell'angolo mi rimane facile salire sopra il letto. Nella cabina di prua io trovo anche il suo bagno. Non è un bagno particolarmente grande, ma è un bagno veramente ben studiato. Io ho parlato, come vi ho detto già, con Lorenzo Argento, che mi ha spiegato che ci ha speso veramente tanto tempo per poter tirare fuori questo lavello, che come vedete è un vero lavello. In bagni che sono leggermente più piccoli come questo, solitamente i lavelli sono molto piccoli e sono scomodi da usare, invece qui il lavello è pieno, è proprio un vero e proprio lavello. Bagno molto grande invece è questo bagno di poppa qui. Questo è un bagno più grande del normale, con un box doccia completamente separato, e poi verso prua invece ho il lavello e gli stipetti che servono per utilizzare il bagno. Nella barca, essendo un performance, giustamente io ritrovo il tavolo da carteggio. Non è un tavolo da carteggio enorme se sono abituato ai vecchi tavoli da carteggio, ma per le barche moderne questo è un signor tavolo da carteggio. Poi ho la cucina L molto grande, dove trovo gli unici 3 stipetti che stanno in dinette. Stanno giustamente in cucina perché è lì che mi serve poi di andare a riporre le cose per poter cucinare. Scelta che ho molto apprezzato è il fatto del monolavello. Molte barche mettono il lavello un po' più grande e uno un po' più piccolo, che però sono praticamente inutilizzabili. La cucina è dominata dalla grande bocca del frigorifero. Il frigorifero ne ha 2 di ingressi, quello in alto a pozzetto e quello sotto. Siccome il frigo è molto grande, i 2 ingressi mi permettono di sfruttarlo molto meglio. Un'ultima parola bisogna dirla sullo stile degli interni. Qui c'è stato un momento di compromesso tra quello che voleva il designer e quello che invece voleva l'ufficio della Beneteau. La Beneteau voleva una barca con tanto legno dentro, il designer Argento la voleva con tanto bianco dentro. Perché bianco? Perché il bianco dà luce, dà una sensazione di spazio, è una cosa molto piacevole quando si entra in una barca, se io trovo molta luce. Allora ecco lì che hanno trovato il giusto compromesso. Un esempio di questo compromesso che a me piace molto è questa paratia. Voi guardate, la paratia inizia con queste quinte bianche e poi viene completata con la parte centrale in legno leggermente rientrata, che dà questo effetto quinta teatrale che è veramente molto carino. Detto questo, io invece uscirei e andrei a fare l'ultima parte del nostro video, ovvero sia la prova in mare. Andiamo a vedere come la barca reagisce col pochissimo vento che abbiamo oggi. Prima di scendere sotto coperta io ho chiesto a Fabrizio di andare a cercare il vento, perché come avete visto lì ce n'era pochissimo, e l'ha trovato. Fabrizio, sei stato bravissimo, sei stato. Sì, sai Maurizio, sono di queste zone, quindi mi risulta facile trovarlo. Benissimo. Fabrizio Ricciardi è il responsabile vendite della Spartivento per la Campania. È lui che ha venduto questa barca ed è lui che ha aiutato l'armatore ad armarla, quindi la conosce veramente bene. Questo fa parte del programma standard. Abbiamo detto prima che la Beneteau ha 2 programmi, lo standard e la performance. In quanto standard voi vedete ad esempio ha la Scott Taranda che arriva appunto con un punto unico. La performance invece qui ha la rotaia del trasto con il suo carrello.
I winch per la standard sono 2-4 winch molto vicini alla timoneria, in modo che lui possa andare a cazzare le scotte sui winch, oppure un membro dell'equipaggio andarci a lavorare passando da questo canale. Sul Performance i winch sono 6. La Randa sta qua, i Genova stanno a metà del paramare come si conviene a una barca da regata, e poi abbiamo gli altri due in tuga che servono i rinvii delle drizze e delle borose, che in questo caso invece arrivano qua nelle batterie degli stopper. Nella Performance è stato fatto un grande lavoro per alleggerire la barca, quindi non c'è ponte and tack, chiaramente c'è un all grip a schiuma e non c'è il salpaancore, non c'è e non ci può essere, e c'è il bompresso che è lungo 1,5 metri in più. In questa versione l'albero è di alluminio ed è poco più di 19 metri, invece nella versione Performance è poco più di 21 metri, circa 1,5 metri di differenza tra l'uno e l'altro, e anche le chiglie sono diverse. Questa chiglia pesca 2,15, la chiglia del Performance in piombo pesca 2,60. I piani velici, il piano velico di questa barca è 53 metri quadri a prua e 53 metri quadri a randa, ossia sono due vele perfettamente uguali. Questo se mettiamo il Genoa con l'avvolgitore sotto il ponte, con l'avvolgitore sopra il ponte va a 50 metri. Due vele perfettamente uguali vuol dire chiaramente che la barca è estremamente bilanciata, infatti dopo andremo a vedere, quando la proviamo sarà estremamente sensibile al timone. Nella Performance stessa cosa, cioè 1 metro di differenza, 61 metri quadri la Randa, 60 metri quadri il Genoa, ma stiamo lì, insomma è pari pari la stessa cosa. Ora, detto questo, Fabrizio, se tu mi cedi la ruota, noi parliamo invece di come va la barca. La barca noi chiaramente l'abbiamo provata in questi giorni, sono 2 giorni che stiamo a bordo, e prima di fare i video noi facciamo tutte le nostre prove. La prima cosa che notate prendendo questa barca è la sensibilità del timone. Il timone è estremamente leggero, proprio, ecco, con un dito potete governarlo. È leggero e la barca è estremamente sensibile. Questa è una barca che risente immediatamente di ogni differenza di vento, sia in intensità che in direzione. Quindi qui il lavoro del timoniere è fondamentale. Più siete bravi a portare la barca, più la barca camminerà, più vi darà soddisfazione. Questa è una barca che dà grandi soddisfazioni, perché quando tu cammini, quando tu navighi e senti la barca che ti risponde immediatamente a qualsiasi cambiamento, beh, è veramente molto piacevole. Quando noi siamo partiti avevamo la Randa che era ancora più magra di adesso, anche adesso veramente è un po' troppo magra. Abbiamo mollato appena il ten di base, la Randa si è ingrassata appena, la barca proprio ha fatto uno scatto in avanti, ne ha risentito immediatamente, e quella è una cosa veramente molto piacevole, anche se, ripeto, questa è una barca poi pienamente da crociera, infatti è un programma standard. Se volete fare le regate prenderete invece il programma Performance, che quello è decisamente orientato verso le regate. Una barca veloce, forse in questa versione non è velocissima, però è molto veloce, perché noi con 9 nodi di vento reale abbiamo fatto tra i 5 nodi e mezzo e i 6 nodi e mezzo col Genoa. Se avessimo usato un Code Zero avremmo fatto sicuramente almeno un nodo in più, tra il mezzo e un nodo e mezzo in più certamente, per cui è una barca che si difende piuttosto bene, ma al di là della sua velocità, quello che, ripeto, la cosa che più impressiona è la risposta alla regolazione e la risposta alla manovra del timoniere. E con questo io penso che vi ho detto un pochino tutto quello che si può dire su un video. Se volete maggiori particolari, volete il prezzo, volete avere altri dati tecnici, scaricate la prova in mare, c'è un link nella descrizione sotto il video, da lì scaricate la prova in mare e avrete un'altra serie di informazioni che qui non riusciamo a darvi. Ringrazio la Spartivento per averci aiutato, per averci messo a disposizione le barche, per averci portato a bordo sia Fabrizio che Vladimir, che sono stati essenziali per la nostra prova, nonché gli skipper che stanno sulla barca appoggio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, dateci il vostro like e vi do appuntamento alla prossima prova con SVN Solo Velanet.